progetto vuole far conoscere un poco i monumenti e i case study che sono stati utilizzati nel progetto Innova Concrete come studi campione per vedere se questo nuovo protettore funziona effettivamente, e la mia parte è far conoscere al grande pubblico l'importanza di questi monumenti facendo dei virtual tour, permettendo di visitare questi monumenti remotamente con delle informazioni architettoniche e storiche su questi monumenti. Era un tema che io non conoscevo, quindi mi sono messo a studiare quali erano i diversi software che supportavano questi virtual tour. Abbiamo scelto un software open source perché nella filosofia dell'Unione Europea bisogna utilizzare software open source, e abbiamo migliorato questo software mettendo delle nuove funzionalità, per esempio la possibilità di fare zoom sulle foto, inserire video, eccetera. Quindi abbiamo migliorato questo software. E anche la collaborazione con la parte architettonica, che non è stata facile, cioè creare lo script per far viaggiare l'utente, no? Dentro questi monumenti. Ed è stato un lavoro diciamo europeo, perché io vivo a Madrid, però ho dovuto collaborare con persone spagnole per i monumenti spagnoli, adesso con il Ministero, il MIBAC, con l'Italia, e prossimamente per i prossimi monumenti con altri paesi europei. Allora, finora è stato applicato su 3 monumenti, che è l'Istituto Torroja a Madrid, l'Elogio dell'Orizzonte di Chillida in Gijón, in Spagna, Torricella Pelligna in Abruzzo, e adesso ci sarà il Centennial Hall in Polonia, la Railway Station sempre Polonia, e un monumento ai caduti in Lituania.